In questo video vi propongo un menù per le feste, tutta a base di carne. Iniziamo da un meraviglioso, delicatissimo antipasto, fatto con dei cestini di parmigiano con le lenticchie. Procediamo. Intanto metto a bollire il cotechino. Io ho preso già quello pronto, voi potete prendere anche quello fresco, ma per far prima a volte si preferisce quello pronto. In una padella metto un foglio di carta forno e spargo sopra il parmigiano grattugiato. Con un cucchiaio lo spargo in modo da creare un cerchio e lascio sciogliere piano piano. Una volta sciolto con tutta la carta, capovolgo su un bicchiere. Vedete, io ho messo i guanti perché scotta tanto e cerco di dare leggermente una forma. Faccio asciugare. Ecco, una volta asciutto, indurito leggermente, lo tolgo e proseguo con tutti gli altri. Nella stessa padella metto un filo d'olio, vado a grattugiare, come vedete, le carote. Allo stesso modo grattugio anche la cipolla, metto dentro anche quello e procedo con il sedano, insomma un bel soffritto. Faccio soffriggere piano piano e metto subito dentro le lenticchie già pronte, un rametto di rosmarino, un cucchiaio di salsa e lascio amalgamare bene bene. Ecco, adesso con un cucchiaio vado a riempire i miei cestini. Ne metto circa 2 cucchiai, poi dipende sempre dalla dimensione del cestino. Per completare prendo il mio cotechino e ne ricavo dei piccoli rombetti, anche dei cubi van benissimo, e ne metto 2 pezzetti in ogni cestino. Metto sul piatto da portata e per completare il tutto rosmarino. Ecco, ora passiamo al primo, nidi di tagliatelle tutta a crudo fatta al forno. Questi ragazzi sono velocissimi da fare. In una pirofila metto l'olio, aggiungo la salsa di pomodoro e vado a diluire con un pochino d'acqua. Mescolo leggermente, vado a mettere il sale e un nido di tagliatelle alla volta vado a fare il giro di tutta la pirofila. Ancora un po' di sale, se volete anche un po' di pepe. Andiamo a riempire le nostre tagliatelle mettendo al centro un pezzetto di salsiccia, sempre a crudo. E questo è il bello delle tagliatelle, perché è veramente un piatto rapido da preparare prima e infilare al forno al momento giusto. Ecco, riempiti con la salsiccia, una bella spolverata di mozzarella grattugiata. Ancora un po' di salsa logicamente diluita, sempre con dell'acqua, dell'olio d'oliva, ecco, e vado a spargere su tutte le mie tagliatelle. E per ultimo completo con un'abbondante spolverata di parmigiano grattugiato. Vedete, il piatto è veramente già pronto. Logicamente forno già preriscaldato, statico 180 gradi per 40 minuti circa. Ecco, sfornati, profumati. Io nel piatto ne metto 3 nidi a testa. E ora passiamo al secondo. Ho pensato
ad un'arista delicatissima all'arancia. Inizio con le arance, mi raccomando, biologiche, lavate prima. Vado a grattugiarle all'interno di una pirofila. Ne ricavo tutta la scorza. Ma tengo da parte le arance perché poi dopo mi servirà il succo, come vedete, e vado a spremerle. Metto all'interno insieme alla scorza. Sale, aggiusto di pepe, rosmarino, con un cucchiaio spargo un po' qua e là e infilo anche un rametto di rosmarino sull'arista, legata con lo spago se volete, altrimenti va bene anche senza. La metto all'interno cercando di coprire il tutto e lo lascio marinare almeno un'oretta in frigorifero. Dopo la marinatura metto su carta assorbente, tolgo tutto il liquido e andiamo ai fornelli. In una padella metto olio, burro e faccio rosolare da tutte le parti la mia arista. Una volta aver raggiunto questo meraviglioso colore, metto da parte e in una ciotola metto l'olio e il burro. Riprendo la padella, metto l'arista e a fuoco molto alto vado a sfumare con il vino bianco. Giro da tutti i lati, come vedete. Riprendo e lo rimetto sempre nella ciotola con il succo e la scorza. Verso sopra l'olio e il burro che avevo tenuto da parte direttamente in forno statico 180 gradi per 60 minuti e di tanto in tanto il liquido sopra. Ecco, l'arista è pronta. Tolgo il rosmarino, tolgo lo spago e andiamo a fare le nostre generose fettine. Il liquido che è rimasto nella pirofila vado a filtrarlo esattamente in questo modo. Ecco, e lo verso all'interno di un pentolino. Nel frattempo, a parte, vado a preparare, così come vedete, il composto con l'acqua e l'amido che verserò all'interno del liquido precedentemente messo nel pentolino e porto sul fuoco, lo faccio addensare. Ecco, questo sarà la nostra cremina finale. Affetto l'arista, guardate che bel colore all'interno, rosolato bene fuori e colore magnifico dentro. Fettina dopo fettina vado ad impiattare. E intanto di là mi stanno chiamando. È pronto, mamma? Ecco, verso sopra un po' di liquido di cottura, formando proprio la cremina desiderata e per completare le fettine d'arancia che non devono mancare. E poi se vogliamo possiamo aggiungere ancora della cremina e serviamo con delle patate novelle. Ma ora passiamo al dolce, questo velocissimo, gli alberelli di cioccolato. Ecco qua tutti gli ingredienti segnati per voi. Procediamo mettendo in un mixer
I biscotti. Andiamo a frullare finemente, mettiamo in una ciotola, aggiungiamo le gocce di cioccolato e la crema spalmabile e con le mani andiamo a formare un bel panetto. Ecco, in questo modo prelevo delle palline di 30 grammi circa, vado a formare un conetto esattamente come sto facendo io. Li metto sulla carta a forno e procedo con tutto il resto. Li metto in frigo e li faccio rapprendere un pochino. Nel frattempo trito il cioccolato fondente che farò sciogliere nel forno in microonde. Ecco, i nostri conetti si sono raffreddati abbastanza e infilo nella parte centrale uno spiedino in modo da poter tuffare all'interno del cioccolato senza far danni. Ricopro il tutto. È venuto il momento di formare il nostro alberello. Io qui ho utilizzato dei cereali di cioccolato di quelli concavi, ma ho utilizzato anche altri cereali per dare un tocco di colore al nostro alberello e partendo dalla punta faccio tutto il giro fino in fondo. Una volta aver terminato, ecco come vedete si sono raffreddati, tuffo all'interno anche i mini tarallini e subito dopo vado a sfilare l'alberello dallo spiedino e a cioccolato ancora caldo lo adagio sopra, piano piano si addenserà. Ecco, in questo modo. Una volta aver terminato, vado a impiattare, come si suol dire, su un meraviglioso tronco, una generosa spolverata di zucchero a velo e in punta un po' di cioccolato e faccio cadere degli zuccherini rossi.